Bentornati su Evoc Army. In questo video parleremo del mining. Vi guideremo nel processo al momento più redditizio presente nella patch 3.11, con uno sguardo al futuro su quello che sarà nella 3.12. Ricordatevi di iscrivervi e di attivare la campanella per restare sempre aggiornati su guide e video a tema Star Citizen. Il mining risulta essere l'attività più remunerativa da diverso tempo. Di patch in patch ha sempre dimostrato di poter fornire al giocatore ottimi margini di guadagno. Come prima cosa dovrete procurarvi un veicolo dedicato alle attività minerarie. Sono 3 le scelte a vostra disposizione. Misk Prospector, dotato di un laser minerario ottimo per distruggere i depositi rocciosi o asteroidi presenti nelle cinture più conosciute. Possiede 32 SCU di carico, che come massimale possono portare a un guadagno di 200.000 Alpha UEC. Greycat Rock, dedicato per l'estrazione di minerali fragili come la danite e la dolovin. Il suo carico è di 0,8 SCU. In media, un carico di adanite permette di guadagnare 200.000-220.000 Alpha UEC. Argo Maul, nave multicrew, con 3 teste minerarie trilaterali in grado di accelerare il processo di raccolta e di rottura dei depositi. Ha una capacità di cargo di 96 SCU. Per la build attuale del gioco permette guadagni molto alti che superano le cifre precedentemente indicate. Se avete a disposizione il Prospector o il Maul, dovrete acquistare necessariamente dei laser minerari più potenti di quelli montati sulle navi con i sistemi di base. Come aggiunta, sarebbe utile dotare i mezzi di cooler industriali di grado massimo, così da non incorrere spesso nel surriscaldamento. Esistono molteplici laser, ma sentiamo di consigliarvi la serie Helix. Essa offre il maggior carico energetico a patto che si sappia gestire l'instabilità del laser. Tenderà a sovraccaricare i depositi. Per tale ragione, sarebbe giusto acquistare i laser attachment atti a ridurre l'instabilità del flusso energetico aumentando la green zone, utile a rompere correttamente il deposito. Vi incoraggiamo però a sperimentare e a trovare la vostra miglior configurazione. Dopo aver scelto il vostro mezzo, dovrete considerare con attenzione dove vorrete minare. Se utilizzerete il Maul o il Prospector, sarà necessario puntare ad aree ad alta percentuale di minerali rari. Una volta scelta la vostra meta, dovrete preventivare che tipo di materiale raccogliere, soprattutto per evitare di riempire il cargo di materiali inerti o di poco valore. I seguenti prospetti vi indicheranno che materiale troverete sui vari pianeti e vengono elencati in ordine di valore commerciale. Vi anticipo che il migliore è il Quantanium, ma data la sua natura particolare faremo un piccolo approfondimento più tardi. Per individuare i depositi utilizzate ripetutamente il tasto Tab. Visualizzerete dei cubi olografici che vi indicheranno la presenza di minerali. Quando vi avvicinerete, procederete alla scansione del giacimento vero e proprio, scartando quelli poco interessanti e favorendo quelli ricchi di materiali di valore. Una volta individuato il deposito o l'asteroide con il minerale scelto, dovremo preoccuparci di mantenere un livello di energia sufficiente per rompere il minerale in blocchi più piccoli. Con il tasto sinistro del mouse accenderete il laser minerario, regolandone la potenza con la rotella del mouse. Alzando gradualmente il livello, vedrete in basso a sinistra la percentuale di energia salire all'interno di una barra separata da una zona grigia, una verde e una rossa. Nella zona grigia non caricherete la roccia dato il flusso di energia troppo basso. Se il livello si assesterà sulla zona verde, vedrete la barra della vostra destra, Rock Energy Level, crescere di valore. Una volta raggiunto il 100%, la roccia si dividerà in parti più piccole. Dovrete ripetere l'operazione per separare ulteriormente i frammenti in parti più piccole e finalmente estrarli. Per procedere all'estrazione, premete il tasto destro del mouse e successivamente il tasto sinistro per attivare il raggio traente. Attenzione, raccogliete il minerale solo se la percentuale supera almeno l'80%.
Se scegliete di raccogliere per esempio back salita all'1%, raccoglierete il 99% di materiale inerte dal bassissimo valore. L'operazione è praticamente identica per i Grey Cat Rock. Svolgere attività di mining con il rock richiede l'utilizzo di un velivolo di trasporto per poter rilevare i depositi più piccoli. Le formazioni rocciose più grandi hanno come icona una roccia e non possono essere raccolte dal rock. I giacimenti piccoli avranno il simbolo del diamante e a loro volta non sono minabili dai laser più grossi. Il Quantanium, il minerale più lucrativo nell'intera alfa, è proprio per tale ragione il più complicato da raccogliere. È un minerale volatile, che una volta raffinato diventa il carburante per i Quantum Drive. Esso decade in fretta, ancor più velocemente se viene sballottato nel percorso, causando una volta raggiunto il punto di non ritorno una fatale esplosione per il minatore. Le navi minerarie hanno un indicatore audiovisivo che rivela la stabilità del Quantanium. Dovrete essere veloci a raggiungere la raffineria più vicina, così da guadagnare cifre molto alte. Tenete in considerazione che è molto difficile riempire un'intera nave di Quantanium, data la sua natura instabile, per cui percentuali come il 50-60% sono da considerarsi molto alte. Se l'indicatore inizierà a lampeggiare di rosso accompagnato da un allarme, dovrete rilasciare il carico nello spazio, evitandovi una fastidiosa dipartita. Vi basterà premere F e cliccare sull'indicatore rosso. L'imminente patch 3.12 aggiungerà una dinamica molto interessante, ovvero la possibilità di raffinare i materiali grezzi raccolti. Si potranno raffinare più materiali alla volta e ogni stazione spaziale sarà specializzata in determinati materiali. Per esempio, potrebbe essere più rapida a raffinare la Grisium del 30%, ma più lenta nel lavorare la Taranite. Da Evo Carmi è tutto, vi auguriamo buone feste.